Questo qui non è proprio di allenamento, è un modello piuttosto pesante, di arancio o di mandorlo. Dalle nostre parti invece in Nord Italia c'è molto il corniolo, come spiegava il maestro Angarano, che è proprio ferroso. Copre il corpo, sempre l'arma copre il corpo, sempre l'arma copre il corpo, sempre l'arma copre il corpo. Dai. Il mio bastone contro il bastone che sta arrivando. Quando colpisce il suo bastone, il mio bastone, me lo abbassa un pochettino. Andiamo a sta caricando. Basta toccare così. Devo fare questo volta, mantenendo la posizione. Questa da viso. Come si chiama? Preso un corpo di aspetta, l'altro ok, fermi tutti, fermi. Ok, in questa posizione parte il bastone, Lancio. entra nel raggio di azione dell'avversario e lo segue. Sì, la mano quando arriva, vedete? Questo giù, per forza, battere giù, piano piano. Ok? È naturale, dopo che ho fatto questo, il bastone viene spinto indietro, io sfrutto la sua forza, colgo il bersaglio, ci metto dentro. Siamo appena tornati dal simposio, questo evento nazionale molto bello, dove finalmente abbiamo avuto l'opportunità di studiare il bastone pugliese siciliano col maestro Bruno Angarano. Vediamo di cosa si tratta più da vicino. Questo qui non è proprio di allenamento, è un modello piuttosto pesante, di arancio o di mandorlo. Dalle nostre parti invece in Nord Italia c'è molto il corniolo, come spiegava il maestro Angarano, che è proprio ferroso, mentre al sud è molto diffuso il mandorlo o l'arancio. Anche questo modo di tenere il bastone come se fosse un bambino, dice il maestro Angarano, molto, molto bello. Ci sono alcune cose molto interessanti, caratteristiche di questo bastone, a cui chi fa ad esempio come me la Miao Dao o anche la katana giapponese, il kenjutsu giapponese, a cui non siamo abituati. Le mani sono praticamente sovrapposte una all'altra. Al posto di avere le tipiche guardie orientali, sostegno, direzione, abbiamo questo modo di lavorare con le mani sovrapposte una all'altra. La destra, se sono destro, sostiene con poco spazio sotto, quindi c'è un'estensione completa del bastone, la sinistra chiude sopra. Questo, come spiega il maestro, ha vari
significati. Un significato è quello di proteggere la mano che tiene l'arma, la mano forte, come se fosse una coccia che poi verrà sviluppata nelle sciabole e nelle spade in Occidente, no? Una protezione. In modo che se veniamo colpiti nelle mani, cosa che capita spesso col bastone, la mano si rompe, ma si rompe la sinistra e la destra può ancora colpire. La destra può ancora colpire, chiaramente. Molto rapida, molto veloce, anche se la sinistra. Quindi la difesa della mano dominante. Poi altra cosa molto interessante è che la mano in questa posizione fa l'effetto catapulta, lancia proprio l'arma, la lancia proprio. Conosco questa cosa anche da altre arti. L'effetto catapulta è molto importante anche in altre arti, ma questo è uno dei motivi per cui la mano è così vicina. Quindi non qui, ma è qui l'effetto proprio catapulta. Come se fosse un vecchio trabucco medievale in cui c'è la moltiplicazione della forza, con l'effetto catapulta. Con l'effetto catapulta. Molto bello, molto interessante. Altra caratteristica della nostra scherma meridionale è che l'arma, quando si attacca, copre sempre il corpo, protegge il corpo. Non abbiamo, nel bastone pugliese e nel bastone siciliano, non abbiamo mai questa posizione in attacco, perché veniamo colpiti in anticipo. Non abbiamo mai questa posizione in attacco. Mai. Quando avanziamo, quando colpiamo, sempre l'arma copre il corpo, sempre l'arma copre il corpo, sempre l'arma copre il corpo, sempre l'arma copre il corpo. Nell'attacco l'arma ci protegge, l'arma ci protegge, l'arma ci protegge. Andiamo avanti solo coperti. Anche questa è una strategia che conoscevo, ma qui è qualcosa di caratteristico, di molto significante. Abbiamo fatto fatica perché quando pratichiamo un'arte per tanto tempo, vedere delle differenze, ci sono alcune differenze, ad esempio questa completa estensione del corpo. Noi siamo abituati nella mia Odao ad appoggiarci l'arma sulla spalla, invece qui assolutamente, si estende completamente. Molto interessante nelle tecniche di difesa la vicinanza al corpo con le braccia piegate, non parare con le braccia distese, perché dopo non c'è possibilità di entrare, c'è poca potenza nell'entrare con le braccia distese, mentre invece con le braccia piegate abbiamo una profonda entrata, con le braccia piegate abbiamo una profonda entrata, questo, invece, quindi questo modo di lavorare vicino al corpo. 6 colpi di base, come spiega nel video il maestro Angarano, siamo qua, primo colpo di base, parte dal basso naturalmente, questo. Sempre l'effetto catapulta della mano sotto. Quindi basso, naturalmente alto. Dico naturalmente perché è in sintonia con le strategie in generale delle arti marziali. Un lato interno, un lato esterno, basso e basso. Come abbiamo 6 colpi, abbiamo 6 parate. Parata bassa, parata alta, molto obliqua, interno, braccia chiuse al corpo, esterno, braccia chiuse al corpo, basso e basso. Come vedete nel video, l'esercizio naturalmente in coppia. Sono delle basi fondamentali del bastone pugliese e bastone siciliano, che sono molto simili come impugnatura, come strategia. Cambia un po' l'atteggiamento, il bastone pugliese tende a mantenere lo spirito in avanti, noi nella scuola cinese lo chiameremo tende a rimanere in gonpu, mentre invece spesso il bastone siciliano porta anche il peso dietro. È il nostro Sud Italia, con tante cose in comune, ma anche tante differenze. Sempre il bastone siciliano è più fiorito, cioè ha più cerchi, il bastone pugliese un po' più diritto. Sono come le differenze che passano anche all'interno della scuola cinese nei vari stili. Grazie. So when it's all